Buongiorno a tutti quanti. Come vedete è ritornata la Vestaglia d'ordinanza, che vi piace molto, vero? Bene, dai. Allora, questo è un piccolo video chiacchiera, una cosa abbastanza veloce, di pochi minuti, che però ci tenevo a dire, ok? Perché? Perché i tempi cambiano, ci si evolve, le cose cambiano e quindi a volte bisogna anche rettificare certe cose che magari qualche anno fa erano più relative, ma adesso magari fanno un pochettino più la differenza. Quindi vorrei parlare un attimino di come far durare i saponi il più possibile nel miglior modo possibile. Allora, io sono un fan del prelievo diretto dalla ciotolina, ok? Quindi bagnare il sapone, prelevare, lo usi, lo fai asciugare, lo metti via e siamo a posto. Qual è il concetto? Che più stiamo andando avanti con questa passione e più i produttori, per dare giustamente anche delle ottime prestazioni ai saponi, sono costretti comunque a caricare i saponi di vari oli, burri e via dicendo, e tutta quella parte di oli, burri che non è saponificata ha il rischio di irrancidire nel tempo. Quindi, se sono fatti bene nei 2 anni del PAO, quello che è insomma per un paio d'anni, bene o male, è gran difficile che si rovinino, ok? Però ci può essere comunque la possibilità che se voi li bagnate, li asciugate, però dopo magari li lasciate in un posto un po' umido o via dicendo, quelle parti che non è saponificato completamente, quindi quelle parti non saponificate, possono irrancidire. Di certi oli magari potrebbero diventare un po' granulosi, certi burri potrebbero non sciogliersi più bene, quindi potreste avere un prodotto che magari funziona lo stesso ma un po' deteriorato. Cosa diversa quando, sia chiaro, un sapone si smonta completamente, tutti gli oli da una... Cioè, se un sapone esplode, si autoimplode o esplode, quello vuol dire che non è stato proprio fatto bene. Però può capitare che magari qualche olio o qualche burro non si sciolga più bene e quindi il sapone diventa anche un po' più fastidiosetto da usare, no? E andate magari un pochettino a compromettere anche il gusto dell'utilizzo e anche quello che dopo voi vedete, no? Quindi, qual è il consiglio che io vi posso dare? Se parliamo di saponi duri, ok? Quindi parliamo di hard soap, che può essere anche tipo Varesino o roba del genere, quindi parliamo di saponette, di hard soap, state tranquilli, non succede niente perché proprio la saponificazione di per sé non lascia quasi nulla indietro, ok? Ecco perché si possono usare senza problemi ed ecco perché hanno anche delle prestazioni un po' più basse di, ad esempio, un Pantarei o altro. Perché? Perché non possono, cioè la saponificazione, la reazione con la soda e via dicendo va a mangiare tutte queste parti qua, è saponificato quasi completamente e quindi non avete questo problema. Adesso io non voglio andare troppo sul tecnico, è per farvi capire in grandi linee come stanno le cose. Quindi anche i Varesino, Martin De Candie dicendo voi lo utilizzate, lo asciugate bene e non ci sono problemi. Anche saponi da banco, ma non è che siano migliori, è solo che essendo più semplici, non avendo burri, tanti oli o via dicendo, nella loro semplicità vi durano senza problemi, anche se voi li prelevate e li asciugate un po', non dà nessun problema, quindi li potete utilizzare senza pensiero, senza problema. Tutti gli altri saponi come Gromen Calza, Von Mister, Pantarei, ma anche AIB, tutti i saponi di nuova generazione comunque molto prestazionali, molto grassi, molto ricchi di burri, di oli, che comunque è un gusto da usare ragazzi in viso perché la pelle è una meraviglia, in rasatura sono qualcosa di fantastico. Anche se vado un po' contro i miei gusti, però bisognerebbe cominciare a pensare o li finisco entro un paio d'anni, un anno e mezzo, quindi me lo uso e lo finisco, o altrimenti se sapete che avete a casa 30-40 saponi e questo sapone qua chissà quando lo finirete, il mio consiglio è prenevatene con un cucchiaino una parte, dopo vi prenderete mano, la schiacciate su una ciotolina
Ecco, il mio consiglio è di non fare lo schiumone, perché non serve a niente. Ma siccome sono comunque molto ricchi, quindi non andate a perdere più di tanto in protezione o via dicendo, caricate il ciuffo con meno acqua possibile, ok? Quindi che tutto il sapone finisca dentro il ciuffo con meno acqua possibile e dopodiché create tutto il montaggio in viso e allora il sapone lo andate a preservare nel tempo. Si potrà asciugare un po', si potrà seccare un po', però non rischiate che magari negli anni, nel tempo, qualche burro, qualche olio, qualcosa si vada a rovinare. Vi consiglio comunque sempre di tenerli in luoghi asciutti perché l'umidità comunque non fa bene. E basta, ecco, questa è la cosa che ci tenevo a dire. Quello che è successo con certi marchi, che magari dopo qualche mese, anche senza aversi messo l'acqua, si scompongono, gli oli vanno a finire da una parte, il burro da... cioè, quelle cose lì sono un'altra cosa. Vuol dire che il sapone non è saponificato bene, non è una lavorazione fatta come si deve. Quando invece i prodotti sono buoni, come questi, a me è successo solo esempio con Siddhartha, per dire che dopo, ormai sono passati che 2 o 3 anni, lo avevo quasi finito e alla fine però qualche piccolo grumino si sentiva, si scioglieva in rasatura, però non era più lo stesso identico prodotto di anni prima, era già passato il pao e tutto quanto, ma qualcosa era rimasto. Allora io dico, piuttosto di andare magari a rovinare di prodotti di grande eccellenza, o entro un paio d'anni li finite, quindi li usate, allora anche se lo prelevate col pennello, dopo lasciate là un'ora, due che si asciughi il sapone, quando lo vedete asciutto lo chiudete, lo mettete via e dentro un paio d'anni lo usate, non c'è nessun problema. Se invece, come vi ho detto, avete un ciclo lungo, se usate questo metodo, secondo il mio parere, non andate a rischiare di compromettere un prodotto comunque di altissima qualità e di altissimo valore. Ecco, questo è ciò che ci tengo a dirlo. Vi ricordo che c'è la playlist, non c'è tutto, però ci sono i video tecnici, quelli simpatici, quelli di considerazioni, quindi lì trovate magari qualcosina di un po' più specifico. Tutte le altre recensioni logicamente o scorrete nei video o magari provate nella ricerca scrivendo il nome del prodotto che vi interessa e di norma spesso insomma lo scrivo i nomi principali delle cose che provo. Bene dai ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Fine settimana qua sparo un bel video molto interessante dove annuserò un po' qualche grooming cult che mi sono piaciuti tantissimi. Gli ultimi che sono arrivati li trovate su Vanity Stock, scontati, che sono la fine del mondo. Potete sempre usare il link che lascio in descrizione. Anche con le profumazioni, prestazioni sono da paura e le profumazioni non vi dico. Ho provato un rasoio, il Nosferatum, che è fortissimo, proprio packaging da paura, bello da vedere. Adesso vediamo anche il resto della linea un po' alla volta. E, insomma, tante cose interessanti piano piano che li andremo a vedere insieme. Ecco, dai, ci vediamo al prossimo video. Bye bye!